Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo le energie per il mese di giugno, sia con i tarocchi che con vari oracoli. Però prima di iniziare mi presento brevemente per chi non mi conosce, sono Minti di Mintitaro, sono una cartomante ed una tarologa ed insegno tecniche avanzate di lettura dei tarocchi per chi vuole appunto raggiungere un livello professionale, quindi iniziare magari una propria attività di cartomanzia e tarologia. Se siete interessati ad avere più informazioni, vi consiglio di iscrivermi all'email mintitaro@gmail.com. Ed ora iniziamo. Come vedete abbiamo tre varianti fra cui scegliere. La prima è con la fluorite verde, la seconda è con la calcite arancio e la terza è con l'ametista viola. Come sempre vi consiglio di fermare il video un attimo, prendervi il vostro tempo per scegliere la variante che vi comunica di più. Dopodiché potete benissimo saltare il video fino al capitolo che descrive la variante da voi scelta. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella con la fluorite verde, e vediamo subito le energie generali del mese di giugno per chi di voi ha scelto questa variante con le carte del karma. E abbiamo la splendida incantatrice della terra. Questa è una bellissima carta che parla di abbondanza, di progresso, di moltiplicazione, perché è il numero 9, quindi è un numero che moltiplica l'effetto di crescita del numero 3, quindi 3 per 3 9, quindi una diciamo crescita esponenziale e siccome è legato al il seme della terra, cioè all'elemento terra, è sicuramente una crescita concreta, tangibile, che riguarda aspetti anche del vostro quotidiano. Ma vediamo appunto con i tarocchi i dettagli. Dunque, le prime tre carte che segnano la prima parte del mese sono il 6 di spade, il cavaliere di coppe e il 2 di spade. E poi a metà mese abbiamo il mago, la regina di coppe e il 7 di denari. Poi abbiamo a fine mese il paggio di bastoni, il 2 di denari e il 3 di spade. E l'ultima carta che fa un po' d'assunto è la regina di bastoni, che appunto ricorda molto lo spirito del 9 dell'incantatrice della terra, perché ha comunque una energia molto carismatica, molto sicura di sé. Dunque, la prima parte del mese vi vede in una fase di transizione. Vedete, il 6 di spade indica un processo di movimento, di transizione verso fondamentalmente uno stallo, perché voi state andando, state cercando la vostra strada verso qualcosa che è importante per voi, state seguendo il vostro intuito, state seguendo ciò che veramente vi fa felice col cavaliere di coppe, però appunto non riuscite a andare oltre il 2 di spade, ovvero avete comunque dei dubbi, dei blocchi mentali che non vi permettono all'inizio del mese di proseguire. Quindi questo processo di transizione che dovrebbe appunto portarvi verso qualcosa che vi fa stare bene, perché questo è un po' lo scopo del cavaliere di coppe, di seguire il proprio cuore, no? Con
praticamente come se seguisse il faro della coppa che tiene in mano, no? La tiene come una specie di lampada, no? E quindi si fa luce attraverso le proprie emozioni, i propri sentimenti e prosegue la sua via alla luce di questi sentimenti, di queste emozioni. Però appunto la parte mentale di voi continua a bloccarvi, quindi ehm, c'è un cammino che state percorrendo all'inizio del mese, ma che sarà bloccato appunto perché avrete delle decisioni da prendere o comunque più che decisioni da prendere non avete il coraggio, non avete ehm, la, sì, l'animo di andare oltre appunto dei dubbi, dei limiti mentali che vi fasciano un po' la testa, perché il 2 di spade non è tanto l'incapacità di prendere una decisione quanto essere bloccati da paure, da insicurezze che vengono dalla parte più egoica di noi stessi. Vedete, la ragazza sta dando le spalle al mare che rappresenta la parte più inconscia, più emotiva, quindi non segue le proprie emozioni, non segue quello che effettivamente la fa star bene, ma si fascia la testa con molti dubbi mentali e questo è quello che farete all'inizio del mese, quindi è una transizione che viene bloccata per soprattutto dubbi vostri, ecco, che vi fate praticamente sabotare da questi dubbi che avete. A metà mese c'è uno spirito un po' diverso perché appunto la carta che primeggia, quella del mago, che è comunque una carta risolutiva, è una carta di fiducia in se stessi. Vedete, la regina è di fronte al mago, quindi è come se voi da ehm, uno stato più passivo vi state confrontando a metà mese con la vostra parte più young, più attiva, più propositiva. Il mago è colui che decide di trasformare la propria realtà, decide di andare avanti secondo la propria volontà, di perseguire i propri obiettivi, perché è sicuro di se stesso, perché sa come trasformare la propria realtà. E quindi io vedo qui un passaggio da un atteggiamento più passivo, più ricettivo, ma anche insomma un po' così in attesa a quello più propositivo del mago. Vedete che dietro la regina di coppe avete appunto il 7 di denari, che è una carta di attesa fondamentalmente. Quindi questa transizione che vediamo all'inizio del mese in realtà è stata innescata da un po' di tempo e voi siete rimasti, come dire, in attesa degli eventi, no? Senza veramente mettervi in gioco, comunque ehm, rischiare o comunque eh, essere propositivi per seguire questa transizione, per darle la direzione che voi volete. Bene, a metà mese io vedo che riuscite a scrollarvi di dosso questa apatia o questo stato di attesa per cercare appunto di manipolare la realtà che avete per trasformarla, per plasmarla secondo la vostra volontà, che è poi la carta, appunto, lo spirito della carta del mago, appunto. E quindi che succede a fine mese? Succede che inizierete un nuovo cammino molto più così avventuroso con il paggio di bastoni, perché il paggio di bastoni è una carta di curiosità, di iniziare un percorso nuovo per voi, non avete molte basi da cui partire,
avrete molte attività da gestire, farete anche fatica probabilmente a livello sia di tempo che di denaro per gestire questo nuovo cammino che avete deciso di intraprendere a fine giugno e sicuramente il 3 di spade indica che continuerete ad avere dei dubbi, continuerete a fasciarvi un po' la testa, magari anche pentirvi del cammino preso più di una volta, però siccome appunto ci sono queste due bellissime carte ehm, come spirito generale del mese di giugno, le carte, i tarocchi stanno dicendo fondamentalmente che mm, il cammino che avete intrapreso è in linea con le vostre corde e vi porterà ha dei frutti consistenti anche sul piano materiale, una maggiore sicurezza in voi stessi sul piano spirituale con la regina di bastoni, sul piano materiale con l'incantevole, cioè con l'incantatrice della terra che indica appunto, come ho detto, successo, abbondanza, frutti da raccogliere in maniera ampia, diciamo, è una crescita consistente, non è un qualche frutto che riuscite a a cogliere, ma è proprio nel lungo periodo, sicuramente non proprio alla fine di giugno, perché qui stiamo iniziando un cammino, cioè il paggio indica che siete ancora alle prime fasi, che avete ancora molti dubbi in testa e quindi proseguirete questo nuovo cammino un po' tentennanti, ecco, e farete un po' fatica alla fine del mese. Vedremo in seguito come si evolverà questo nuovo cammino, però insomma le promesse sono molto grandi. Sicuramente è qualcosa che volete fare, che avete perseguito in maniera fin troppo passiva fino adesso, però appunto a metà mese riuscite a adottare uno spirito molto più attivo, molto più propositivo. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo, anche qui c'è un periodo di transizione che passerete all'inizio del mese. C'è un periodo di transizione che fondamentalmente è durante il quale vi sentirete comunque bloccati da mille dubbi, avete un'idea di quello del progetto che volete perseguire, degli obiettivi che volete perseguire, però non ci credete fino in fondo perché vedo molte spade che indicano dubbi, che indicano ansie, blocchi mentali, appunto. A metà mese vedo che questo periodo appunto lungo di attesa riesce a sbloccarsi, potrete anche come dire, con la carta del mago incontrare qualcuno che può dare appunto delle idee nuove, può aiutarvi nel vostro progetto, anche se per molti di voi appunto il mago rappresenta voi stessi che in qualche modo riuscite appunto a decidere di essere più proattivi per perseguire il vostro obiettivo. Però per alcuni di voi questo mago può appunto implicare anche qualcuno che può aiutarvi anche soprattutto a livello magari comunicativo, perché la carta del mago è legata a Mercurio, quindi è anche molto legata alla comunicazione, alla verbalizzazione dei propri progetti. Quindi è possibile che magari il vostro progetto implica appunto un sito web o comunque una campagna comunicativa riuscirete appunto a sbloccare questa parte anche attraverso del personale qualificato che può aiutarvi. A fine giugno, appunto, starete
iniziando i primi passi in questo nuovo progetto. Avrete, come ho detto prima, comunque varie problematiche dal punto di vista sia pratico, pecuniario, di tempo, con parecchi dubbi con il 3 di spade, però appunto è un cammino, un progetto, un obiettivo che è in linea col vostro essere, come tale vi porta ad essere più sicuri di voi stessi nel lungo periodo, più capaci di crescere nel vostro settore, quindi a livello lavorativo, e di finalmente ottenere quei successi, quei riconoscimenti che vedo che state anche perseguendo. Comunque avere più fiducia in voi stessi, essere un pochino più anche autonomi a livello lavorativo. Dal punto di vista sentimentale, all'inizio del mese vi vedo, soprattutto per chi è single o comunque in una relazione non stabile, in un periodo, diciamo, di attesa nei confronti di una persona che, come dire, è un po' non particolarmente stabile, ecco, mettiamola così. In questo caso questa persona la vedo rappresentata dal Cavaliere di Coppe, che per quanto sia una persona che magari offre un appuntamento, offre come dire, una frequentazione, non è comunque molto concreta, e quindi è una frequentazione che a un certo punto vi crea parecchi dubbi, insomma, e che mettete in discussione con il 2 di spade. A metà mese questa attesa può attesa perché è come dire, come se voi attendeste da questa persona un segno concreto, no? Di una volontà concreta di magari aumentare la frequentazione o comunque creare una frequentazione più stabile. Pare finire appunto con la carta del mago, però anche qui attenzione, perché la carta del mago in questo caso con queste carte dà l'idea di una persona, quella che frequentate, che non è di per sé stabile, è molto centrata su se stessa, non è particolarmente prona a avere una relazione a due, e tanto è vero che sebbene magari rifrequenterete da metà a mese questa persona, in realtà la frequentazione sarà un po' sofferta. Vedo tutto molto altalenante con il 2 di denari, con parecchi dubbi da parte vostra e anche un senso di insoddisfazione con il 3 di spade, e soprattutto un atteggiamento un po' così, è una relazione molto, molto agli inizi e comunque non molto fanciullesca, ecco, non è una relazione ancora matura, e in generale non vedo che ci siano grandi impulsi verso la maturità di questa relazione. Questo per chi appunto non ha una relazione stabile o comunque sta frequentando da poco un'altra persona. Per chi invece ha una relazione stabile, anche qui c'è la volontà di fare dei progetti insieme, che però sono ostacolati da vari dubbi da parte vostra e anche del vostro partner. Sembrerebbe che, cioè a metà mese, potreste avere l'intenzione effettivamente di mettere
in concreto, di creare dei progetti in comune che potrebbe essere dal prendere casa insieme, dal creare, diciamo, una reazione molto più stabile, inizierete questo cammino insieme, però appunto alla fine di giugno vedo comunque che il progetto è ancora molto agli albori e anche qui in maniera molto altalenante e titubante col tre di spade. In generale, a livello amoroso, questo mese non lo vedo molto roseo, lo vedo soprattutto appunto pieno di dubbi, pieno di alti e bassi. E anche di chiusure temporanee nei confronti dell'altra persona, perché appunto sembra non esserci appunto una compatibilità vera dal punto di vista ehm, progettuale, ecco, mi dà questa idea. Vediamo i compiti a casa per tutti quanti. Abbiamo la damigella. Praticamente la principessa, l'archetipo della principessa da salvare e questa carta sta a indicare appunto che l'atteggiamento migliore da perseguire questo mese è quello appunto di essere un pochino più proattivi, un po' più young, perché appunto non dovete aspettare un evento esterno fortunato, non dovete aspettare un aiuto esterno che vi permetta appunto di risolvere i vostri problemi, bensì vi sta appunto suggerendo di essere un pochino più proattivi, un po' meno passivi. Questo archetipo è molto simile a quello della regina di coppe, oppure anche quello ehm, del cavaliere di coppe, che sono comunque degli eroi romantici, ma non particolarmente ehm, proattivi. Invece qui le carte vi stanno chiedendo appunto di essere un po' più come il mago, ovvero qualcuno che sa quanto vale, che sa quello che vuole, sa come arrivarci. È un po' questo atteggiamento da tenere questo mese. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuta vi invito a mettere il like al video e di condividerlo soprattutto con chi può esserne agevolato e essere interessato a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla variante numero 2, quella con la calcite arancio. Vediamo subito le energie per il mese di giugno con la carta del karma. E abbiamo la regina delle messi a terra. Questa è una carta di lentezza, nel senso che le cose, la vostra situazione in questo mese di giugno apparentemente sembra non crescere, non muoversi, non cambiare di caratteristiche, però in realtà sta cambiando, ma in un modo che è impercettibile nella vita di tutti i giorni e quindi potete non rendervene conto, però piano piano, poi nel lungo periodo, ne vedrete i cambiamenti. Quindi cosa vuol dire questa carta? Di non disperare, che anche se sembra che niente stia cambiando come nella direzione in cui vorreste, in realtà dei cambiamenti, anche se impercettibili, si stanno verificando. Adesso vediamo con i tarocchi i dettagli. Dunque, la prima fase del mese, all'inizio del mese abbiamo un 7 di bastoni come inizio, poi abbiamo un 6 di bastoni e poi abbiamo un 4 di spade e a metà mese abbiamo l'imperatrice, il 6 di coppe e il cavaliere di denari
E poi abbiamo il Cavaliere di Bastoni a fine mese, la Giustizia e la Regina di Coppe. E poi la carta più generale è infatti il 10 di coppe, che è comunque una carta di successo dal punto di vista emotivo e di soddisfazione anche personale, però all'interno appunto di un progetto più largo, di una comunità. Sembra che i cambiamenti da voi voluti o comunque diciamo, il vostro obiettivo sia relativo a una comunità con cui avete a che fare, che può essere la famiglia, un gruppo di amici, una collaborazione all'interno del settore lavorativo, comunque diciamo che in generale questo mese eh, vi porterà dei frutti a livello emotivo, però all'interno appunto di una comunità con il 10 di coppe. Vediamo però cosa ci dicono nei dettagli i tarocchi. Vediamo innanzitutto che all'inizio del mese avrete a che fare con non un conflitto, ma dovrete vincere una battaglia o comunque difendervi da delle posizioni che non sono in linea con voi. È come se voi doveste ribadire le vostre scelte, le vostre decisioni nei confronti di altre persone che invece non le condividono e comunque saprete farvi valere, saprete ribadire le vostre scelte perché il 6 di bastoni successivamente è sicuramente una carta di vittoria in questo senso. È tuttavia una vittoria che vi sfiancherà un po', nel senso che l'inizio del mese io lo vedo molto faticoso, appunto perché dovrete ribadire la vostra posizione, le vostre idee, la vostra decisione nei confronti di altre persone, quindi una volta riusciti, vi vedo col 4 di spade, prendervi un attimo di pausa mentale, ecco, perché appunto avrete le batterie un po' scariche. A metà mese vedo che comunque il vostro ehm, mm, state in come dire, in un atteggiamento di crescita, però come appunto viene ribadito dalla regina delle messi della terra, è una crescita lenta, sebbene costante, perché abbiamo il cavaliere di denari che appunto è un movimento davanti a voi che state intraprendendo, però molto con i piedi di piombo e ehm, la vostra situazione si evolve, sta migliorando, sta crescendo, sta andando verso un obiettivo, ma in maniera molto posata, molto molto lenta. Perché dico che crescete, che comunque si sta evolvendo qualcosa? Perché vi vedo nella energia dell'imperatrice, che è appunto una carta di fioritura, di frutti da cogliere. Vedete, è legata al numero 3, che è una carta di crescita, di fiori che sbocciano, di frutti che maturano e che quindi si possono cogliere. Quindi avrete sicuramente in questo periodo appunto delle prospettive future molto, molto rosee, ecco, anche se appunto ehm, di lungo periodo, perché non sono dei cambiamenti fulmini, anzi, e sono soprattutto dei cambiamenti anche qui legati molto alla sfera relazionale, al vostro equilibrio ehm, emotivo e relazionale, soprattutto da questo punto di vista, col 6 di coppe, riuscirete a metà mese a avere appunto un equilibrio emotivo, però dal punto di vista concreto, diciamo, sta andando tutto molto più lentamente, ecco, però già vedrete dei miglioramenti dal punto di vista emotivo.
Nella ultima parte di giugno vedo una accelerata su tutto, appunto, con il Cavaliere di bastoni. Vedo che voi nell'energia della Regina di Coppe, quindi una energia sensibile, equilibrata, appunto, cioè una volta raggiunto questo equilibrio emotivo che poi si manifesta nell'energia appunto della Regina di Coppe, ehm, come dire, cioè, fate un balzo in avanti, un'accelerata, ci saranno delle decisioni da prendere molto importanti e dovrete prenderla in maniera anche abbastanza risolutiva con il Cavaliere di bastoni. Sono delle decisioni anche magari legali, magari a livello pratico, mettiamola così, che approccerete in maniera non solo razionale, ma appunto anche pacata, senza grandi dubbi, in maniera serena, appunto perché avete questa energia della Regina di Coppe, che è una comunque un'energia equilibrata dal punto di vista emotivo, quindi non prenderete queste decisioni in maniera, ehm, mm, come dire, spinti da traumi o spinti da bisogni egoici impellenti, ecco. In maniera equilibrata e pacata, riuscite a prendere delle decisioni che permetteranno appunto di dare un'accelerata nella vostra situazione di partenza. Quindi, diciamo, riassumendo a livello generale, io vedo che questo mese è molto legato appunto a un miglioramento che volete apportare nella vostra situazione mh, e che però tarda a essere realizzato dal punto di vista pratico, per quanto a livello, diciamo, più relazionale, emotivo, di serenità interiore, vedo già che a metà mese riuscirete a stabilire un equilibrio vostro che vi permetterà appunto di andare avanti con serenità, anche se in maniera un po' lenta, nel apportare i vostri cambiamenti anche dal punto di vista, diciamo, nel perseguire i vostri progetti anche dal punto di vista pratico. All'inizio del mese dovrete, come dire, avrete no degli scontri, ma insomma dovrete far valere le vostre idee, dovrete difenderle nei confronti di altre persone, ci riuscirete con successo, però insomma tutto ciò vi porterà a una specie di dispendio energetico che dovrete recuperare appunto all'inizio del mese di giugno. A metà mese vi vedo appunto molto più energici e continuerete a portare avanti le vostre idee, avrete appunto, come dire, l'imperatrice è una carta di creatività, di crescita, di miglioramento, di fioritura, vi sentirete molto più sicuri di voi stessi, molto più ehm, anche aperti nei confronti degli altri, aperti anche nei confronti di persone attorno a voi che conoscete da parecchio tempo, magari riuscite a ristabilire anche dei contatti con persone del passato, con il Sa di Coppe, riuscirete a creare delle relazioni, un equilibrio relazionale ed emotivo con le persone che vi stanno attorno. Questo vi permetterà appunto di portare avanti delle vostre attività in maniera costante e determinata, anche se lenta, con il Cavaliere di denari e soprattutto la Regina delle Messi della Terra. E a fine mese questo equilibrio emotivo che vi siete costruiti precedentemente vi permetterà appunto di prendere delle decisioni, portare avanti dei passi anche probabilmente a livello legale, perché la giustizia è anche una carta molto pratica, quindi di solito sono decisioni che possono avere delle conseguenze anche giuridiche e di quindi accelerare, diciamo, poi
po' tutto il ritmo nel mese successivo grazie al cavaliere di bastoni. È come se questa decisione che prendereste, questo atto che magari alcuni di voi andranno a firmare, eccetera, porterà un'accelerata, vi permetterà di andare avanti per i vostri, nei confronti dei vostri obiettivi. Comunque, in generale, direi che è un mese dove riuscite a ricaricare le batterie, riuscite a ristabilire dei contatti, a migliorare le vostre relazioni, sia col 6 di coppe ma anche e soprattutto col 10 di coppe. Io vi vedo molto in sintonia col vostro ambiente, con le persone che vi stanno attorno. Dal punto di vista pratico sarete determinati, pratici, andrete avanti in maniera molto determinata nelle vostre attività, nei vostri obiettivi, però ecco un po' lento, non vi aspettate grosse accelerate, queste arriveranno probabilmente nel mese successivo grazie a delle decisioni che prenderete a fine mese. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo ci sono appunto dei conflitti, ma potrebbe esserci appunto un colloquio di lavoro all'inizio mese, potrebbe esserci una selezione tra voi ed altre persone, o comunque ehm, una specie di competizione che dovrete avere a livello lavorativo che vi vedrà vincitore, anche se appunto vi toglierà parecchio energie. A metà mese, sempre a livello lavorativo, io vedo andare avanti in maniera molto determinata nei confronti dei vostri obiettivi, riuscite a creare un ambiente sereno attorno a voi e questo vi permetterà di crescere come nel vostro lavoro e anche se siete liberi professionisti nella vostra attività, vi vedo pieno di, di creatività, di crescita, come dire, come se riusciste a condividere i vostri talenti, i vostri doni con altre persone e portare avanti appunto col cavaliere di denari un progresso costante, ecco. A fine giugno vedo o dei contratti che vi arrivano o comunque delle decisioni legali che vi coinvolgono, che voi prenderete, questo porterà appunto a una accelerata nella vostra attività lavorativa, in senso benefico ovviamente questa accelerata, perché le altre carte comunque segnalano tutte delle situazioni abbastanza positive. In generale comunque appunto vedo che è un mese che a livello lavorativo crea un progresso stabile che porta comunque a molta soddisfazione anche a livello proprio emotivo e relazionale con il 10 di coppe. Dal punto di vista sentimentale, non ci sono dei conflitti che vedo a inizio mese con il vostro partner o con qualcuno che frequentate. Vedo anche che questo conflitto però che voi riuscite a risolvere, in generale vi porterà anche a una forma di pausa nei confronti dell'altra persona. Ehm, eh, Può esserci per chi è single un incontro interessante a metà mese con qualcuno magari che già conoscete, come una frequentazione che nasce appunto con questa persona a metà mese e in generale per tutte le coppie invece vedo comunque un progresso, una crescita a livello proprio anche di stabilimento di una famiglia, ecco, per un certo verso, per chi è già in una coppia stabile. E a fine mese c'è una decisione da prendere a livello legale, che può essere, per molti a livello legale, che può essere appunto prendere una casa insieme o comunque fare,
dei progetti insieme che possono avere appunto delle decisioni anche pratiche da prendere insieme. Chi invece è single, a fine mese mi sembra proprio che ci sia quindi la decisione per un verso di prendere le distanze invece da qualcuno che è un po', come dire, molto passionale, che è il cavaliere di bastoni, ma poco avvezzo a mettere, come dire, a fermarsi da qualche parte, ecco, perché tutti i cavalieri in generale hanno un po' questo atteggiamento vai e vieni, ecco. Quindi diciamo, per essere più specifici, per chi è single vedo una momento di pausa all'inizio del mese, una frequentazione che nasce a metà mese con qualcuno con cui avete magari già con cui già che già conoscete, mettiamola così, che è una bella frequentazione che vi porta molta soddisfazione anche a livello emotivo, e che progredisce in maniera tranquilla, e poi a fine mese vediamo che però insomma ci sono, come dire, la vostra razionalità per un verso prevale, e vedo come una specie di out da parte vostra nei confronti dell'altra persona, perché la vedete un pochino un po' troppo sì, magari passionale, però poco concreta. Per chi invece è magari già da tempo in una coppia stabile, in generale vedo che ci sono un po' di battaglie all'inizio del mese, un po' di no, litigi, però insomma, diciamo delle discussioni su qualcosa che appunto vi sta magari a cuore, che comunque vedo che riuscite a risolvere in maniera abbastanza tranquilla, come dire, una crescita all'interno, a metà mese a livello anche proprio di nucleo familiare per molti di voi, o comunque una crescita a livello di relazione in maniera molto costante, anche serena a metà mese, e per chi proprio è in coppia, una coppia molto stabile, è possibile che ci siano appunto dei atti legali da firmare che potrebbero accelerare il vostro percorso come coppia verso qualcosa appunto che cementa la coppia in maniera anche concreta. Può essere, che so, comprare casa insieme o altri tipi di progetti che implicano degli atti legali. Comunque in generale a livello affettivo vedo che siete comunque in generale abbastanza in sintonia con i vostri con le vostre frequentazioni, con i vostri partner, perché c'è un bellissimo 10 di coppe, quindi in generale è un mese sereno anche a livello relazionale, non soltanto romantico, però appunto non ci sono grosse né rotture né grossi cambiamenti, perché anche la pausa qui per chi magari è agli inizi o per chi comunque è in coppia, c'è come una specie di momento di riposo, ma niente di drammatico, niente di negativo, di insomma preoccupante, semplicemente ehm, molta energia che viene dispersa all'inizio del mese, e che poi comunque si rasserena a metà mese e porta comunque a delle decisioni importanti alla fine del mese, sia che implicano degli atti legali o meno. Anche per chi è single, questa giustizia non deve essere per forza considerata una decisione di tagliare, può essere semplicemente considerata una decisione di ehm, dare un'accelerata, magari prendere una vacanza insieme anche in questo caso, perché comunque la regina di coppe guarda, o comunque alla stessa direzione del cavaliere di spade, quindi mi dà l'idea un po' che in realtà c'è un po' una fuga in avanti anche per chi si frequenta da poco con l'altra persona alla fine del mese. Fino a metà mese è tutto molto
molto sereno, molto lento, ecco, come indica la regina delle messi della terra. Adesso vediamo i compiti per tutti e abbiamo l'archetipo del gossip, che è una carta un po' interessante perché parla di fondamentalmente rispettare i sentimenti degli altri, insomma, e fare in modo che gli altri ci rispettino, no? Mentre se c'è il gossip, se ci comportiamo in modo diciamo, non trasparente nei confronti delle persone con cui abbiamo a fare, questa capacità di fiducia viene a mancare. Quindi indica una specie di coerenza, di empatia nei confronti degli altri. Questo è quello che vi consiglia questa carta. Di non di non cedere a sentimenti egoici nei confronti degli altri, sia al lavoro sia in coppia, bensì appunto di rispettare sempre e comunque i sentimenti degli altri in modo che gli altri poi rispettino i nostri. In questo senso direi che è un po' centrale il 6 di coppe in questo senso perché è una carta di equilibrio emotivo, di serenità e di aiuto reciproco. Vedete, queste due figure si aiutano nella creazione di un giardino, no? Mettono dei vasetti con delle piante per una celebrazione o qualcosa del genere. Quindi in questo caso questa carta sta a indicare che l'aiuto che possiamo ricevere dagli altri si basa anche sulla fiducia che gli altri danno a noi e questo ovviamente passa nel rispetto dei sentimenti di entrambe le parti. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e condividere questo video con chi può essere interessato a vederlo. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella con l'ametista viola. E vediamo subito energie generali del mese di giugno con la carta del karma. E abbiamo la regina delle messi dell'aria. Questa è una carta che segna un periodo un po' di disillusione, come se avevamo delle speranze che non riescono a realizzarsi in questo mese e quindi ci porta appunto un senso anche di rabbia o comunque di frustrazione, ecco. E allo stesso tempo però non diamo la responsabilità a noi stessi, bensì a cause esterne. Questo è un po' il rischio con questa carta. Adesso vediamo però cosa ci dicono i tarocchi nel dettaglio. Vediamo che all'inizio del mese abbiamo il 2 di denari, il cavaliere di denari e l'asso di bastoni. Poi a metà mese abbiamo il paggio di bastoni, la temperanza e il 10 di denari. Poi abbiamo la carta del mago a fine mese, il 7 di bastoni e il 6 di bastoni e il 6 di coppe come carta diciamo più generale. Il mese di giugno, per voi che avete scelto questa variante, è pieno di attività, di novità, devo dire, perché all'inizio del mese abbiamo l'asso di bastoni che indica appunto ehm, una passione, una nuova intuizione, un nuovo inizio che state perseguendo da un po' di tempo, a dir la verità, perché c'è il cavaliere di denari che indica comunque un progresso costante e lento nel tempo e con cui appunto siete riusciti a lavorare per perseguire questo
questa nuova idea, questa nuova passione, questo desiderio che avete. E il 2 di denari indica che all'inizio del mese dovrete fare un po' dei salti mortali per mantenere questa costanza nel perseguire il vostro obiettivo, il vostro desiderio, ecco. Perché il 2 di denari indica appunto che bisogna cercare un equilibrio, che potreste avere dei problemi di tempo, di denaro, comunque insomma avrete molte attività da bilanciare per mantenere questa appunto costanza nel perseguire questo vostro desiderio, questa vostra passione. All'inizio del mese riuscite a iniziare appunto questa nuova avventura, perché il paggio di bastoni indica appunto un percorso iniziale. Inizialmente appunto dovrete un po' come dire, anche qui volar basso, pretendere poco, cercare un equilibrio in quello che date, in quello che avete, nel senso che la temperanza indica appunto che bisogna essere un po', come dire, lungimiranti, e quindi non pretendere come dire, un successo anche a livello materiale, pratico, immediato, bensì appunto non accontentarsi, però allo stesso tempo cercare di essere grati per quello che si riesce a fare in questo momento, ecco. Perché la temperanza appunto è una carta di ristrettezza, ecco, è una carta di anche tempi lunghi, quindi sta indicando che questo percorso nuovo che intraprendete in questo mese sarà un po' lungo, ecco, mettiamola così, e che comunque il 10 di denari indica che sicuramente riuscirete a portare avanti, anche col supporto di chi vi sta intorno, un supporto anche abbastanza concreto e soprattutto con delle risorse che avete già di base, ecco. Quindi avete le risorse per rimanere costanti nel tempo, per pazientare, per continuare il vostro percorso senza come dire, pretendere un successo immediato, che comunque vedo che arriverà anche già alla fine del mese, perché c'è una specie di competizione qui, o comunque ehm, è come se le vostre idee vi portassero in contrasto con altre persone, o comunque potreste avere un esame, una competizione con altre persone da cui comunque riuscirete vittoriosi con il 6 di bastoni, o comunque riuscirete a raggiungere un equilibrio dal punto di vista ehm, come dire, di soddisfazione personale. E quindi io direi in generale che è comunque un percorso che come se voi foste guidati in questo mese da un obiettivo che è soltanto un'idea all'inizio del mese, che diventa più concreta a metà mese, che finalmente riesce a farvi portare a portare a casa dei risultati alla fine del mese. Il 6 di coppe indica comunque un equilibrio emotivo che riuscite a raggiungere durante questo mese, e che permette anche di come dire, abbassare un po' la frustrazione, diminuire il senso di frustrazione di questa carta della regina dei messi dell'aria, perché mi dà proprio l'idea che questo mese sarà un po' frustrante, appunto perché vorrete ottenere dei risultati subito, vorrete accelerare il vostro percorso, però appunto sarà un po' più lento, dovrete pazientare, dovrete magari come dire, accettare dei risultati anche se non particolarmente enormi subito, e questo può creare un senso di frustrazione che però appunto ehm,
dovreste, cioè le carte stanno suggerendo che dovreste cercare di smussare, perché comunque è un percorso che è agli inizi, è qualcosa che vi porterà dei frutti nel lungo periodo. Qualcosa già otterrete alla fine del mese, però appunto è un percorso di lunga durata. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo, appunto c'è un'ispirazione, un'idea anche creativa che state perseguendo all'inizio del mese e che vi porterà ehm, come dire, a mettervi in moto, inizialmente anche in maniera un po' goffa, un po' lenta, soppesando varie opportunità, cercando di mettere insieme, di ricavare, diciamo, il tempo per portare avanti la vostra idea, di utilizzare le risorse che avete, riuscirete a iniziare un progetto appunto a metà mese col paggio di bastoni, però appunto si può creare una frustrazione perché sperate di appunto accelerare questo percorso. In realtà è un percorso lento che comunque implica un adattamento da parte vostra all'ambiente anche lavorativo, col 10, con la carta della temperanza e il 10 di denari indica appunto un equilibrio, un adattamento da parte vostra alla, all'ambiente lavorativo, al sistema di mercato, se siete liberi professionisti in cui lavorate. Questo forma di adattamento indica appunto necessita un certo tempo. Comunque a fine del mese avrete subito l'opportunità di superare una competizione che può essere appunto ottenere una nuova clientela o ottenere un riconoscimento al lavoro se siete lavoratori dipendenti, che comunque inizierà già a farvi vedere i frutti del vostro nuovo percorso, appunto. Quindi in generale è un mese fruttuoso, come ho detto, è comunque molto impegnativo, non è sicuramente un percorso rilassante, anche perché appunto voi avete una forte carica emotiva, vedo che che utilizzerete molto le vostre energie per perseguire i vostri obiettivi. Dal punto di vista sentimentale vedo che c'è sicuramente una frequentazione per chi è single all'inizio del mese, una nuova passione con il collasso di bastoni, può essere appunto una frequentazione agli inizi che si evolve durante il mese, e vedo appunto che porterà appunto a una frequentazione soddisfacente, ma soprattutto a livello, diciamo, a livello passionale. Ecco, vedo molta passione, molte attività in comune, possono esserci anche un po' di battaglie egoiche da parte vostra, nel senso che comunque questo mago insieme al 7 di bastoni può indicare appunto un voler prevalere, un voler dirigere questa frequentazione da parte vostra, che riuscirà comunque col 6 di bastoni. Comunque ecco, una frequentazione per chi è single molto, molto passionale, con degli atteggiamenti anche un po' adolescenziali, come indica il paggio di bastoni, che dovete cercare un attimo, secondo le carte, di equilibrare per poterla rendere un pochino più concreta, più vivibile, ecco. Per chi invece è già in coppia, vedo una rinascita della passione, possono esserci mm, delle questioni con, diciamo, con, se avete dei figli, per appunto ehm, creare un ambiente stabile per i bambini, con il 10 di denari, creare un ambiente equilibrato per i bambini. Se non avete bambini, comunque è una relazione che ha,
come dire, ancora molta vitalità, molta curiosità con l'asso e il paggio di bastoni, che però appunto necessita di uno scambio anche comunicativo molto più, come dire, sereno, molto più stabile, molto più concreto, magari uscirete più a livello familiare, farete dei weekend insieme, creerete le basi per una relazione molto più stabile. Però anche qui vedo molta passione anche per chi è in coppia, dove magari ci possono essere delle divergenze, però di poco conto alla fine del mese. In generale, comunque vedo che anche a livello sentimentale c'è un po' una frustrazione perché magari c'è molta passione, però appunto non ci sono, si vorrebbero degli elementi, una relazione più serena, più stabile, invece vedo molte attività, molte uscite, però ancora un po' più a livello passionale, il che va benissimo, però appunto c'è come la frustrazione da parte vostra perché vorreste creare dei legami più solidi, ecco. Però insomma, son belle carte anche a livello relazionale, a livello sentimentale. Vediamo i compiti per tutti. Abbiamo l'esorcista. Questa è la carta, l'archetipo dell'esorcista che indica appunto come dire, abbassare le proprie frustrazioni, controllare i propri risentimenti e i propri impulsi distruttivi, ecco appunto, che fa un po' il pandan con la regina delle messi dell'aria, cioè può essere un mese per alcuni di voi abbastanza frustrante, per altri meno, però in generale appunto cercatevi di godervi il momento, secondo le carte, cercate di non accelerare le tempistiche, perché comunque la carta sovrana in questa stesa è quella della temperanza, che vuol dire tempo al tempo, e adattamento alle circostanze. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere like o condividerlo con chi può esserne interessato e noi ci vediamo presto. Ciao!